But in this moment, the prayers are in this room. In questo momento le preghiere sono in questa stanza. For this wonderful pair of people. Per questa meravigliosa coppia di esseri umani. This afternoon, questo pomeriggio, un'altra operazione. Made such a good heart, you want to come in again and rest in my heart. E voglio che Gesù entri nel suo cuore e che lo aiuti in questa operazione. E so che l'esito dell'operazione sarà positivo. Perché? Perché tu sei qui. Grazie per la vita che mi hai donato e per la vita che ancora ho da vivere. Prometto di lavorare per te, amando tutte le persone. Amen. Okay? A fart for good luck. Facciamo una sporeggia per un augurio di buon esito dell'operazione. Pedo, clown love is pedo. Sì, okay? la forma del mare del petto, che è poi la dimostrazione dell'amore clownesco. Okay? Todos vamos a repetir. And make pedo sound. Allora, facciamo una pernacchia, mamma anche tu. Did everyone do it? Tutti l'avete fatto Let me tutti? see. Fatemi vedere, devo vedere io. Now we know it will work well. Ok, ora sappiamo che sicuramente l'operazione andrà bene. Grazie. Que Dios lo bendiga. Gracias. Te quiero, mamá. Gracias. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Yes. Oh, that was good. Okay, thank you. Grazie. It's really important that you understand that this family was in a panic of death. E torno a sottolineare che in questo caso questa famiglia era in panico, nel senso che la minaccia della morte era molto vicina. And clowning love can make this worst possible moment something beautiful. L'amore, l'essere clown di questo frangente ci ha consentito di trasformare questo momento dal peggior momento in un momento piacevole. I want to say that never in my life was I a religious person. Ci tengo a dire che non ho mai avuto una coscienza religiosa in tutta la mia vita. But in a family like this, where I know Christ is a very important friend, Ma in una famiglia come questa, dove era chiaro che Cristo è una presenza importante, it's irresponsible not to use this powerful medicine. sarebbe stato irresponsabile da parte mia non utilizzare il potere curativo di questa cosa. Okay, now you get to talk. Adesso tocca a voi parlare. If you would like to ask questions, or here's the microphone. Se vi va di fare delle domande, qui c'è un microfono. Yes. Bravo for the microphone. And you can do not be shy. I have no privacy. You can ask any question. Vi prego di non essere timidi perché non ho privacy, quindi
invito a fare qualsiasi tipo di domanda. Quando non si parla più di minaccia di morte, ma di certezza di morte, siete così sicuri che forse l'attività del clown non possa ricordare al paziente quanto era bella la vita che non può più avere da morte? Well, I think it's a very dramatic example of how great life is. When you clown, it's not was, it's is. Credo che sia una dimostrazione, un esempio molto drammatico, diciamo, di quanto sia grandiosa la vita, nel senso che in quel frangente, quando si è clown, si è in quell'istante clown, non si era. The truth is, we are all dying. La verità è che prima o poi moriremo tutti. Sorry. Scusate se vi do questa notizia, ma The real question is, are you living? la vera domanda che dobbiamo farci è questa: stiamo vivendo? Are you living today? Stiamo vivendo oggi? Stiamo vivendo ora? Or are you complaining about this and that? O ci stiamo lamentando di questo e quello? Everything is imperfect. Tutto è imperfetto. If you only have 1 week to live, Se vi resta soltanto una settimana da vivere, raise your hand if you want it to be a really fun week. alzate la mano se volete che questa settimana sia una settimana davvero divertente. Once again, duh. Per una volta abbiamo inventato l'acqua calda. I have been at 10,000 deathbeds Ho accompagnato alla morte all'incirca 10.000 persone in war zones and refugee camps and disasters. in zone di guerra, campi profughi, zone colpite da disastri naturali. In hospitals in 70 countries. Sono stato in ospedali in 70 paesi. I was even a clown in Trinidad for 5 men who were hung next day for capital crimes. Ho anche fatto il clown a Trinidad per 5 detenuti che sono stati impiccati il giorno successivo. You know, when you are alive, it's not really different being alive at 20 or being alive on your last day. Quando siamo vivi, quando una persona è viva, non c'è molta differenza se è viva a 20 o è viva a 80 o nell'ultimo giorno della sua vita. Se è viva, è viva. This man and his mother thought he was going to die that day. Questo ragazzo e la sua mamma credevano che lui sarebbe morto quel giorno stesso. You have to know that was true. E bisognava in quel frangente sapere che questa cosa è molto vera. And look how happy they were. Nonostante ciò erano raggianti. So I actually think in an old history of a medical doctor, before they had a lot of technology and more arrogance, that the doctor knew that they could hold the patient's hand. Mi piace pensare che nella storia della medicina, quando la medicina non era ancora asservita alla tecnologia e all'arroganza del medico, un medico potesse ancora stringere la mano del paziente e essere lì in quel momento e sapere che quel gesto, quell'atto valeva molto. I think it's a good recommendation to make deep relationships as a friend, deep relationships as a physician, as any kind of person, so that if you meet that person on their last day, they're glad to have you.
Credo che sia, questo è un consiglio che vale un po' per tutti, credo che sia sempre utile, che paghi sempre sviluppare dei rapporti profondi con dei conoscenti, con degli amici, perché se vi capita di incrociare il cammino di una persona l'ultimo giorno della sua vita, sicuramente questa persona avrà piacere di avervi con lei. Here's a question. Yes, her hand went up first, I think. Io ero curiosa di sapere se non le è mai capitato di assistere per esempio una persona all'ultimo giorno della sua vita che magari in quel momento, cioè vedendo comunque la situazione, un po' di umorismo che si voleva creare, cioè comunque un modo di porsi tale, non le si sia scagliata contro, perché magari, non so, immagino ci possono essere dei caratteri che se la possono prendere, o se le è mai successo, qualcuno che le dicesse io sto per morire e non ho voglia di ridere, e non lo so come ha potuto affrontare o come affronterebbe una situazione del genere. First one of her question, and you can initial question. Well, isn't that what she kind of hinted? Have I helped a person in dying? You know, I'm a family doctor. I want to know my patients well. Sono un medico di famiglia e mi piace conoscere i miei pazienti, mi piace conoscerli in profondità. That's why I do a 4-hour initial interview. Ecco perché sono solito fare un colloquio di 4 ore la prima volta che incontro il paziente. I ask every imaginable personal question. E faccio ogni tipo di domanda. I often know them better than anyone else in their life. E spesso arrivo a conoscere i miei pazienti meglio di chiunque altro nella loro vita. I always visit their home. E visito sempre casa loro. I look at everything. E guardo dappertutto. I invite myself to dinner. Mi invito a cena. Free food. Certo, un pasto gratis. And so, when they are dying, I'm their friend. Quindi quando loro affrontano l'ultimo giorno della loro vita, io sono là con loro in qualità di loro amico. Unless it is a sudden heart attack death and more of a slow death, I'm with them all along the way. A meno che sia una morte improvvisa, però sorry Pasha, if I can just ask something. Però forse la tua domanda si rifaceva non necessariamente ad un paziente col quale lui ha coltivato un rapporto duraturo, si riferiva magari ad uno scambio durante una sessione di clowning, sì, anche in generale okay. anche così, cioè se le è mai capitato comunque che reagissero negativamente. Right. For me, you're describing a situation where I'm a clown, like tomorrow morning I'll go in a hospital. Sì, accanto a questa prima situazione appunto del mio paziente c'è questa altra situazione. Domani vado in ospedale, ad esempio, porto il mio clown e mi trovo con chi mi trovo. I've devoted my life to trying to read human vibrations. Ho dedicato la mia vita a cercare di interpretare le vibrazioni che ognuno di noi emana. So let's describe a situation, a very profound medical situation. Quindi cerchiamo di descrivere una situazione medica molto profonda. Sometimes I knock, sometimes I don't knock. Ok, arrivo, a volte busso, a volte non busso. Some clown organizations say you must knock. Alcune associazioni clown dicono che è
imperativo bussare sulla porta della camera del paziente. I'm not a good rule. Io non sono molto bravo con le regole, forse l'avete intuito. And I also know I have no bad intentions. E inoltre so che parto con le migliori intenzioni, non ho cattive intenzioni. I know I have no bad intentions. Lo so. So I walk in with my clown character. Quindi entro portando con me il mio personaggio clown, He is a Down syndrome adult. che è un adulto affetto da sindrome di Down. He's not a threatening character. In altre parole non è un personaggio minaccioso che incute timore, tutt'altro. And all of my radar is up. E attivo tutte le mie antenne, tutti i miei radar. Let's say the nurses, nobody told me anything about the patient. Diciamo che il personale infermieristico, la caposala, non mi ha diretto, cioè non mi ha detto nulla dei pazienti presenti in reparto. People's bodies and faces have international languages. Posso dire che il linguaggio del corpo, il linguaggio del volto di una persona ha valenza internazionale. Darwin, for example, wrote a book that anger is the same in all cultures and joy, and that the facial expressions are universal. Darwin, ad esempio, ha scritto un saggio nel quale appunto diceva che l'espressione della rabbia, come pure l'espressione della gioia, è la stessa in tutte le culture. So discomfort is like a big neon sign. Quindi diciamo l'essere a disagio o quel sentimento di discomfort è come se fosse un'insegna al neon gigantesca. So at a deathbed, a person's discomfort isn't going to be hidden. Quindi al capezzale di una persona l'essere a disagio della stessa persona non viene celato. If I read discomfort, anger, any concern, I ask, may I come in? Se leggo e se interpreto le vibrazioni di questa persona e capisco che c'è una situazione di disagio piuttosto che una situazione di rabbia, allora chiedo, posso entrare? The more profound the situation, the louder I turn up my radar. Quanto più grave la situazione, quanto più profonda la sofferenza, tanto più faccio affidamento alle mie antenne. And I see what happens. E vedo cosa succede. Some I can see that I should turn around and leave. In alcuni frangenti mi rendo conto che è bene girare i tacchi e andare via. I think my body language shows that I meant well and that I offer my love and I'm happy to exit. E credo che il mio linguaggio corporeo mostri le mie buone intenzioni, ovvero sono qui con le migliori intenzioni per dare sostegno, per dare amore. If I'm invited in, I'm always reading and reading and reading the situation. Se vengo invitato ad entrare, ecco che sono in costante interpretazione, lettura della situazione. Often in a very profound situation I would be very slow and very silent. E spesso in una situazione particolarmente grave o di sofferenza profonda sono spesso solo in ascolto, magari in silenzio. One of the most profound clowning experiences of my life happened in Ecuador. E una delle esperienze più profonde del mio essere clown è proprio successa in Ecuador. It's hard even to believe that this was a true situation. È addirittura difficile pensare che si è trattato di una situazione vera e propria. We were always late to leave our engagement. Arrivavo sempre tardi sul pullman che mi portava via dall'ospedale perché non me ne volevo andare. We were walking out and a nurse said, "You must come and see this family." Stavo andando via quando un'infermiera si è avvicinata e mi ha detto: devi assolutamente far visita a questa famiglia. No, we gotta go, we're always late, we can't do it. Io dico: no, devo andare, sono sempre in ritardo, mi lasciano qui. Then
the nurse describes the situation. E dopodiché l'infermiera mi descrive la situazione. Yesterday, one of this family's children died of an abdominal tumor. Ieri, ci dice l'infermiera, il figlio di questi signori, uno dei figli di questi signori